Lezione 1. Delizie parigine. Quando visiti la Torre del Louvre, non dimenticare di provare la cucina francese. Assolutamente. Ho sentito che il cibo è assolutamente delizioso. Ebbene sì, gustare un pasto in un contesto così storico lo rende ancora più speciale. Non vedo l'ora di assaporare piatti autentici come croissant e lumache. Esattamente. Si tratta di vivere la cultura attraverso il suo cibo. E l'atmosfera di Parigi si aggiunge all'esperienza culinaria complessiva. Sì. Facciamo un elenco dei piatti assolutamente da provare per il nostro viaggio. Ottima idea! Sono sicuro che sarà un'avventura culinaria da ricordare. Non vedo l'ora di concedermi tutti i sapori della Francia. Lezione 2. La tradizione dello scambio di regali. Ho sentito parlare di una tradizione meravigliosa in cui le persone si scambiano regali liberamente. Sembra una tradizione divertente. Deve portare così tanta gioia a tutti i soggetti coinvolti. Sì, crea uno spirito di generosità e comunità. Adoro il modo in cui incoraggia le persone a pensare a ciò che potrebbe piacere agli altri. Esattamente. È un bellissimo modo per rafforzare i legami e condividere la felicità. Inoltre, consente una varietà di regali unici che riflettono pensieri personali. Sì, e l'eccitazione del dare è appagante quanto quella del ricevere. Sono assolutamente favorevole alla partecipazione a tradizioni così commoventi. Pianifichiamo di iniziare presto la nostra versione di questo scambio di regali. Lezione 3. Riflessioni del fine settimana. Buongiorno. Com'è andato il fine settimana? È stato fantastico. Mi sono rilassato a casa e ho ripreso qualche lettura. Sembra adorabile. Che libro hai letto? Ho letto un romanzo giallo che mi ha tenuto con il fiato sospeso. Adoro un bel mistero. È sempre emozionante capire le cose. Sì, ed è un modo perfetto per rilassarsi dopo una settimana impegnativa. Ho passato il mio lavoro su alcuni progetti, ma mi sono anche divertito. È fantastico. Bilanciare lavoro e relax è così importante. Assolutamente. Sono pronto per affrontare la prossima settimana con rinnovata energia. Lezione 4. Connessioni virtuali. Ultimamente ci affidiamo parecchio alle videoconferenze e alle app di messaggistica. Sì, è sorprendente come la tecnologia ci mantenga connessi anche da lontano. Lo so. Ci consente di collaborare e comunicare senza problemi. Esattamente. È diventato una parte essenziale della nostra routine quotidiana. Apprezzo come ci permetta di mantenere le relazioni nonostante le distanze. Anche io. È così importante rimanere in contatto con amici e familiari. Mi chiedo quanto ancora faremo affidamento su questi strumenti in futuro. È affascinante pensarci. La tecnologia probabilmente continuerà ad evolversi. Abbracciamo i cambiamenti e otteniamo il massimo dalle nostre connessioni virtuali. Lezione 5. Vita cittadina vivace. Hai mai pensato di vivere la vivace vita cittadina del Giappone? Assolutamente. L'energia e la cultura sono incredibilmente attraenti. Potresti esplorare Parigi in Francia o Tokyo in Giappone, entrambi hanno il loro fascino unico. È vero,
Ogni città offre una prospettiva diversa sulla vita urbana. Esattamente. In Giappone il mix tra tradizione e modernità è affascinante. E a Parigi l'arte e la cucina sono semplicemente irresistibili. Mi piacerebbe provare lo street food in entrambi i posti, spesso è la parte migliore. Anche io. Sperimentare i sapori locali ti immerge davvero nella cultura. Organizziamo un viaggio presto. Esplorare queste città sembra un'avventura. Lezione 6. Tecnologia di gioco. È impressionante. Ho anche sentito che hanno processori più veloci per giochi fluidi. Sì, avere un processore potente migliora davvero l'esperienza di gioco. Fa un'enorme differenza in termini di prestazioni, soprattutto per i giochi ad alta azione. Esattamente. Nessuno vuole avere a che fare con il ritardo quando è nel bel mezzo di una partita. Sono d'accordo. Anche la grafica tende ad essere molto migliore con processori più veloci. Sì, i colori vivaci e i dettagli nitidi rendono il gameplay davvero coinvolgente. Penso che sia sorprendente come la tecnologia continui ad evolversi nei giochi. Assolutamente. Apre nuove possibilità sia per gli sviluppatori di giochi che per i giocatori. Non vedo l'ora di vedere quali funzionalità innovative arriveranno dopo. Lezione 7. Consigli sui frutti di mare. Adoro i frutti di mare. Dove consiglieresti di provarlo da queste parti? C'è un accogliente ristorante di pesce vicino al porto che penso ti piacerebbe. Sembra perfetto. La vista deve essere fantastica mentre ceni lì. Sì, e ogni giorno hanno pescato fresco, il che fa una grande differenza. Non posso resistere a un buon piatto di frutti di mare, soprattutto con un po' di burro all'aglio. Assolutamente. Anche il loro salmone grigliato è assolutamente da provare se ti piace il pesce. Mi viene fame solo a pensarci. Andiamoci presto. Decisamente. Sarà una deliziosa esperienza culinaria che non dimenticheremo. Non vedo l'ora di assaporare tutti quei deliziosi sapori. Lezione 8. Routine quotidiana. Da quando ho iniziato una nuova routine, mi sento decisamente più forte e più energica durante il giorno. È fantastico. Una routine costante può davvero aumentare il tuo benessere generale. Sì, è sorprendente come l'esercizio fisico regolare e un'alimentazione sana facciano una tale differenza. Sono d'accordo. Inoltre, aiuta a migliorare il tuo umore e la lucidità mentale. Esattamente. Mi ritrovo più concentrato sui compiti e meno affaticato. È stimolante ascoltarlo. Che tipo di attività includi nella tua routine? Mescolo il cardio con l'allenamento della forza, mantiene le cose interessanti ed equilibrate. Questo è un approccio solido. Mi piacerebbe unirmi a te per alcuni allenamenti qualche volta. Assolutamente. Allenarsi con un amico lo rende ancora più piacevole. Lezione 9. Talento umoristico. Ho sentito che Gilbert aveva un talento speciale per i versi umoristici, amava i giochi di parole. È vero, la sua intelligenza faceva sempre ridere chi lo circondava. È impressionante come sia riuscito a trasformare una semplice frase in qualcosa di divertente. Sì, l'umorismo può davvero alleggerire l'atmosfera e connettere le persone.
Ammiro le persone che riescono a vedere il lato divertente della vita e condividerlo con gli altri. Assolutamente. Rende le interazioni più divertenti e memorabili. Mi piacerebbe sentire alcuni dei suoi migliori giochi di parole. Devono essere divertentissimi. Scommetto che lo sono. Un buon gioco di parole può illuminare la giornata di chiunque. Teniamo d'occhio altri suoi lavori, sembra delizioso. Lezione 10. Piani di negoziazione. Se offrono meno del previsto, hai un piano? Sì, prenderò in considerazione la possibilità di negoziare altri aspetti dell'accordo. È intelligente. A volte, la flessibilità può portare a un accordo complessivo migliore. Esattamente. È importante valutare tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Ammiro il tuo approccio, la negoziazione richiede sia fiducia che strategia. Grazie. Credo che sia essenziale difendere ciò che meriti. Assolutamente. Una comunicazione chiara può spesso portare a una situazione vantaggiosa per tutti. Lo terrò a mente mentre mi preparo per le prossime discussioni. Buona fortuna. Sono sicuro che lo navigherai con successo. Lezione 11. Candidati alle elezioni. Con l'avvicinarsi delle elezioni, c'era un candidato con un forte appeal. Loading. I principali repubblicani erano preoccupati su chi sostenere alle primarie. È vero, spesso hanno bisogno di schierarsi dietro un candidato che possa unire il partito. Esattamente. Trovare qualcuno con un ampio appeal può essere una sfida. Soprattutto in un clima politico diviso, è fondamentale scegliere con saggezza. Loading. Loading. Rimaniamo informati sui candidati e sulle loro piattaforme man mano che procede. Lezione 12. Guai al tempo. Oggi è così ventoso. Sta davvero soffiando la neve. Lo so, rende difficile vedere molto lontano, non è vero? Sì, la visibilità è davvero scarsa in questo momento. Pensi che dovremmo aspettare prima di uscire? Potrebbe essere una buona idea, la sicurezza viene prima di tutto. Inoltre, è comodo stare in casa e godersi una bevanda calda. Assolutamente. Una tazza di cioccolata calda sembra perfetta in questo momento. Godiamoci il panorama da qui invece di sfidare il tempo. Ottimo piano. Possiamo sempre uscire quando il vento si calma. Lezione 13. Rilassarsi nella natura. Dopo una lunga settimana, sono entusiasta di rilassarmi e ammirare lo splendido scenario. Sembra adorabile. La natura ha un modo di rinfrescare la mente e lo spirito. Esattamente. Ho intenzione di fare un'escursione questo fine settimana per godermi l'aria fresca. Ottima idea. Stare all'aria aperta può davvero sollevare il tuo umore. Sì, e la vista dall'alto vale sempre la pena. Mi piacerebbe unirmi a te. Fare un'escursione insieme lo renderebbe ancora più piacevole. Assolutamente. Pianifichiamolo e trascorriamo una giornata. Non vedo l'ora. Sarà una fuga perfetta nella natura.
Di sicuro. Creeremo dei ricordi meravigliosi lungo la strada. Lezione 14. L'importanza dell'esercizio fisico. Il lavoro pesante che un tempo veniva svolto dalle persone ora è stato sostituito dalle macchine. Sì, ma nonostante ciò, l'esercizio fisico è ancora essenziale per mantenersi in salute. Assolutamente. Mentre le macchine fanno il lavoro pesante, dobbiamo mantenere attivi i nostri corpi. Esattamente. L'esercizio fisico regolare può prevenire molti problemi di salute e migliorare il nostro umore. Sono d'accordo. È affascinante come l'attività fisica possa migliorare il nostro benessere generale. Sì, e può anche essere un ottimo modo per alleviare lo stress dopo una lunga giornata. Di sicuro. Trovare modi per incorporare il movimento nella nostra vita quotidiana è fondamentale. Impegniamoci insieme in una routine di esercizi regolari, potrebbe essere divertente. Sembra un piano. Insieme possiamo motivarci a vicenda a rimanere attivi. Lezione 15. Esplorare il sentiero. C'è un bel sentiero nel vicino parco a cui dovremmo dare un'occhiata. Sembra meraviglioso. A che ora dobbiamo incontrarci per andarci? Che ne dici se ci incontriamo alle 10? Ci darà tutto il tempo per esplorare. Perfetto! Non vedo l'ora di godermi un po' di aria fresca e natura. Anche io. È un ottimo modo per rilassarsi e fuggire per un po' dalla città. Esattamente. Inoltre, camminare su un sentiero è una buona forma di esercizio. Sì, ed è un'ottima occasione per incontrarsi e chiacchierare. Non vedo l'ora. Assicuriamoci di portare un po' d'acqua e degli snack. Ottima idea. Rimanere idratati è importante mentre siamo là fuori. Lezione 16. Pianificazione di un viaggio. Se stai pianificando un viaggio, ti consiglio di pianificare attentamente il tuo itinerario. È una mossa intelligente. La ricerca dei paesi che desideri visitare è essenziale. Sì, conoscere la cultura e le attrazioni può migliorare la tua esperienza. Assolutamente. È utile avere un elenco di luoghi e attività da non perdere. Sono d'accordo. Ti consente anche di gestire il tuo tempo in modo efficace durante il viaggio. Inoltre, può salvarti dallo stress e dalla confusione dell'ultimo minuto. Esattamente. Un piano ben pensato rende il viaggio più agevole. Sediamoci insieme e tracciamo un fantastico itinerario di viaggio. Sembra un progetto divertente. Sono entusiasta di esplorare nuovi posti. Lezione 17. Lunghe passeggiate. Ho lasciato Queenston la mattina presto e ho camminato per 19 miglia fino al quartiere. Wow, è una bella impresa. Com'è stata la passeggiata per te? È stato impegnativo ma gratificante. Lo scenario ne ha valsa la pena. Posso immaginare. Camminare per una distanza del genere deve averti dato il tempo di riflettere. Decisamente. Ho apprezzato la pace e la tranquillità del primo mattino. Sembra adorabile. Hai incontrato qualche luogo interessante lungo il percorso? Sì, ho visto dei paesaggi meravigliosi e ho incontrato gente amichevole. È fantastico. Sembra un modo perfetto per trascorrere la giornata. Dovrò rifarlo presto,
Magari in compagnia la prossima volta. Lezione 18. Rivedere il feedback. Te lo invierò per la revisione prima del nostro prossimo incontro. Suona bene? Fornirò il mio feedback e suggerimenti. Lo apprezzo. Le critiche costruttive sono sempre utili per migliorare. Assolutamente. È importante perfezionare le idee prima di finalizzarle. Voglio garantire che tutto sia in linea con i nostri scopi e obiettivi. È un ottimo approccio. La collaborazione porta a risultati migliori. Sì, e non vedo l'ora di sentire i tuoi pensieri al riguardo. Sono entusiasta di vedere come possiamo migliorare il progetto insieme. Manteniamo aperta la comunicazione mentre andiamo avanti. Lezione 19. Cultura di squadra positiva. E non dimentichiamoci di promuovere una cultura di squadra positiva e inclusiva. Assolutamente. È essenziale per costruire relazioni forti all'interno del team. Sì, un ambiente favorevole incoraggia tutti a contribuire al meglio. Esattamente. Quando le persone si sentono apprezzate, sono più motivate a collaborare. Credo che le attività di team building possano rafforzare questi legami. È un'ottima idea. Le attività divertenti possono abbattere le barriere. Sì, e aiutano a creare ricordi duraturi tra i membri del team. Facciamo un brainstorming su alcune attività che potrebbero piacere a tutti. Sono entusiasta di vedere come questi sforzi possano trasformare le dinamiche del nostro team. Lezione 20. Divertimento all'aria aperta. Assolutamente. Inoltre, non dobbiamo preoccuparci degli insetti o delle condizioni meteorologiche quando siamo al chiuso. È vero. È bello avere un ambiente controllato per le nostre attività. Sì, e ci permette di concentrarci sul divertimento senza distrazioni. Esattamente. Possiamo pianificare alcuni giochi o workshop entusiasmanti per il team. Adoro quell'idea. Manterrà tutti impegnati e motivati. Inoltre, le attività indoor possono essere altrettanto divertenti di quelle all'aperto. Assolutamente. La creatività può trasformare qualsiasi spazio in una zona divertente. Iniziamo presto a pianificare queste attività. Non vedo l'ora di vedere come reagiranno tutti alle nostre idee. Lezione 21. Pesca costiera. Dato che il faro è la struttura più importante, lo scenario è mozzafiato. Lo è davvero. Inoltre, nella zona viene catturata una buona varietà di pesci, compreso il salmone. È fantastico. Deve essere un luogo popolare per gli appassionati di pesca. Assolutamente. Molte persone visitano solo per sperimentare le grandi opportunità di pesca. Posso capire perché. È una miscela perfetta di attività e splendidi panorami. Sì, e i ristoranti locali devono servire pesce fresco pescato in giornata. Decisamente. Mangiare pesce fresco mentre ti godi la vista sull'oceano sembra delizioso. Mi piacerebbe andarci e provare a pescare un giorno. Organizziamo un viaggio, sarebbe un ottimo modo per godersi la natura insieme. Lezione 22. Avventure nella vita cittadina. Hai mai pensato di vivere la vivace vita cittadina del Giappone? Assolutamente.
L'energia e la cultura sono incredibilmente attraenti. Potresti esplorare Parigi in Francia o Tokyo in Giappone, entrambe sono destinazioni fantastiche. È vero, ogni città offre una prospettiva unica sulla vita e sulla cultura urbana. Esattamente. In Giappone è affascinante testimoniare la fusione tra tradizione e modernità. E a Parigi la scena artistica e le delizie culinarie sono semplicemente irresistibili. Mi piacerebbe provare lo street food in entrambi i posti, spesso riflette la cultura locale. Anche io. Sperimentare i sapori locali migliora davvero l'esperienza di viaggio. Organizziamo presto un viaggio in una di queste città, sembra un'avventura. Lezione 23. Aggiornamenti di gioco. È impressionante. Ho anche sentito che hanno processori più veloci per giochi fluidi. Sì, avere un processore potente migliora davvero l'esperienza di gioco. Fa un'enorme differenza in termini di prestazioni, soprattutto per i giochi ad alta azione. Esattamente. Nessuno vuole avere a che fare con il ritardo durante un'intensa sessione di gioco. Anche la grafica tende ad essere molto migliore con questi processori più veloci. Sì, i colori vibranti e i dettagli nitidi ti immergono davvero nel gameplay. Penso che sia sorprendente come la tecnologia continui ad evolversi nei giochi. Assolutamente. Apre nuove possibilità sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Non vedo l'ora di vedere quali funzionalità innovative arriveranno nel mondo dei giochi. Lezione 24. Delizie di pesce. Adoro i frutti di mare. Dove consiglieresti di provarlo da queste parti? C'è un accogliente ristorante di pesce sul lungomare che penso ti piacerebbe. Sembra perfetto. La vista deve essere fantastica mentre ceni lì. Sì, e ogni giorno hanno pescato fresco, il che fa una grande differenza. Non posso resistere a un buon piatto di frutti di mare, soprattutto con un po' di burro all'aglio. Assolutamente. Anche il loro salmone grigliato è assolutamente da provare se ti piace il pesce. Mi viene fame solo a pensarci. Andiamoci presto. Decisamente. Sarà una deliziosa esperienza culinaria che non dimenticheremo. Non vedo l'ora di assaporare tutti quei deliziosi sapori. Lezione 25. Preparazione al colloquio. Mi sento un po' nervoso per l'imminente colloquio di lavoro. È del tutto normale sentirsi così. Per quale azienda è? È per un'azienda tecnologica che ammiro ormai da un po'. È emozionante. Sai quali domande potrebbero porre? Ho studiato le domande più comuni sui colloqui, quindi mi sento preparato. Grande. Hai preparato anche alcune domande da porre loro? Sì, penso che sia importante mostrare il mio interesse per l'azienda. Assolutamente. Dimostra che sei sinceramente interessato al ruolo. Sto anche provando le mie risposte con un amico per ricevere feedback. Lezione 26. Serata pizza. È stata una lunga settimana, stasera restiamo sulla pizza. La pizza sembra perfetta. Devo chiamare per effettuare l'ordine? Sì, per favore. Che condimenti vuoi questa volta? Io ho voglia di un classico pepperoni. E tu?
Potrei optare per un'opzione vegetariana, adoro la freschezza. Buona scelta. Mescolare è sempre divertente. Vuoi aggiungere un contorno di pane all'aglio? Decisamente. Ciò renderà il pasto ancora più delizioso. Ti lascio fare l'ordine e io apparecchierò la tavola. Lezione 27. Espansione dei prodotti. Stavo pensando alla nostra linea di prodotti, dovremmo espanderlo. È una buona idea. Aiuterebbe ad attirare più clienti. Esattamente. Quali nuovi prodotti pensi che dovremmo introdurre? Forse alcuni articoli ecologici? Sono molto popolari in questo momento. Adoro quell'idea. È in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, dimostra che abbiamo a cuore l'ambiente. Assolutamente. Potremmo commercializzarla come una scelta responsabile. E ci distinguerebbe dai nostri concorrenti. Facciamo un brainstorming di più idee e creiamo una proposta. Lezione 28. La salute è importante. Con tutto quello che succede, è fondamentale prenderci cura della nostra salute. Sono completamente d'accordo. Sia la salute fisica che quella mentale sono importanti. Quali sono alcuni modi in cui pensi che possiamo rimanere in salute durante questi tempi? L'attività fisica regolare e una dieta equilibrata possono fare una grande differenza. Assolutamente. Inoltre, anche dormire a sufficienza è essenziale. Sì, e dovremmo anche trovare il tempo per rilassarci e distenderci. Decisamente. La salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica. Potremmo anche iniziare una routine di benessere insieme. Sembra fantastico. Facciamo un piano per sostenerci a vicenda. Lezione 29. Sfide comunicative. Ho incontrato qualcuno di un altro paese ed è stato affascinante. Sembra interessante. Com'è andata la conversazione? Ha risposto alle nostre domande in inglese, anche se ha faticato un po'. È impressionante. È fantastico che abbia provato a comunicare. Sì, ha mostrato la sua volontà di connettersi con noi. Le barriere linguistiche possono essere difficili, ma possono anche essere superate. Assolutamente. È tutta una questione di pazienza e comprensione. Ed è un modo meraviglioso per conoscere le reciproche culture. Decisamente. Adoro ascoltare storie provenienti da contesti diversi. Lezione 30. Speranza politica. In questi tempi, è vitale che i politici ispirino speranza. Assolutamente. Le persone hanno bisogno di sentirsi ottimiste riguardo al futuro. È vero, senza speranza, è difficile credere nel progresso. Sì, i leader dovrebbero concentrarsi sull'unire le persone per obiettivi comuni. Decisamente. La collaborazione può portare a un cambiamento positivo. E la trasparenza nella comunicazione può creare fiducia nei cittadini. Esattamente. Abbiamo bisogno di leader che ascoltino sinceramente le persone. Questo è essenziale per creare un futuro migliore per tutti. Spero che sempre più politici riconoscano l'importanza del loro ruolo. Lezione 31. Piani delle riunioni. Penso che abbiamo molte domande importanti da discutere riguardo al progetto.
Perfetto! Pianifichiamo l'incontro all'inizio della prossima settimana, così potremo coprire tutto. Che ne dici di lunedì? Posso essere libero nel pomeriggio. Lunedì va bene per me, ma preferisco la mattina se possibile. Certo, allora diciamo alle 10. Ci dà tutto il tempo per esaminare i dettagli. Grande, preparerò un ordine del giorno per assicurarmi di non perdere nulla di importante. Sembra un piano solido. Apprezzo la tua organizzazione, aiuta davvero la squadra. Grazie. Credo che un incontro ben strutturato porti a risultati migliori. Assolutamente. Sono ansioso di affrontare tutte le domande che abbiamo insieme. Lezione 32. Unità nella diversità. È fondamentale rappresentare tutte le voci della nostra comunità, compresa l'opposizione sindacale e i liberali. Sì, l'unità è essenziale per il progresso della nostra nazione e dobbiamo lavorare insieme. Come pensi che possiamo favorire una migliore collaborazione tra i diversi gruppi? Credo che dialoghi aperti e obiettivi condivisi possano aiutare a colmare il divario tra di noi. Questo è un ottimo punto. Forse l'organizzazione di forum comunitari potrebbe facilitare tali discussioni. Esattamente. Permetterebbe a tutti di esprimere le proprie opinioni e di sentirsi ascoltati. Sono d'accordo e potrebbe anche portare a soluzioni innovative per i problemi comuni che affrontiamo. Sì, e mettendo in mostra la nostra unità, possiamo ispirare gli altri a unirsi al movimento per il cambiamento. Insieme, possiamo davvero rappresentare la forza e la diversità della nostra nazione. Lezione 33. Sogni di giardino. Sono davvero entusiasta del tuo progetto del giardino. Sarà fantastico vederlo prosperare. Grazie. Lo sto programmando da mesi e non vedo l'ora di vedere i fiori sbocciare. Hai deciso quali piante inserire nel tuo giardino? Sì, sto pensando di iniziare con alcuni girasoli vivaci e alcune erbe come basilico e menta. Sembra fantastico. I girasoli sono così allegri e le erbe fresche saranno ottime per cucinare. Esattamente. Inoltre, voglio creare uno spazio tranquillo dove posso rilassarmi e godermi la natura. Dovresti assolutamente includere una panca o una piccola area salotto. È il perfetto per rilassarsi. Ottima idea! Già mi immagino mentre sorseggio il tè circondato da bellissimi fiori. Non vedo l'ora di vedere il tuo giardino prosperare e di conoscere tutte le tue avventure di giardinaggio. Lezione 34. Il mistero della tazza rotta. Non crederai a quello che è successo prima. Ho trovato una tazza rotta in cucina. Oh no, era il tuo preferito? Come è successo? Non mio. Mio fratello ha detto che non era stato lui a farlo, e anche mia sorella ha insistito che non era colpa sua. Sembra un classico caso di colpa. Cosa hai detto in risposta? Ho detto che sono stato io a trovarlo, ma in realtà non avevo idea di come si fosse rotto. È sempre complicato quando tutti affermano l'innocenza. L'hai capito? Non ancora. Sto pensando di avviare una piccola indagine per scoprire la verità. Potrebbe essere divertente. Forse scoprirai un segreto di famiglia nascosto nel processo. Chi lo sa?
Ma almeno porterà un po' di entusiasmo ai nostri giorni.